Sì, un uomo dentro al governo USA potrebbe far esplodere di 10 volte il prezzo di Bitcoin, lanciandolo nel più grande pump della storia. E no, questo non è un titolo clickbait, è qualcosa di molto più grande, ancora più grande di quello che tu puoi immaginare. E la cosa interessante è che la maggior parte di persone là fuori non ne ha la più pallida idea. E chi è quest'uomo? Beh, sto parlando del segretario del commercio statunitense Howard Lutnick. Sto parlando delle sue connessioni che lo collocano esattamente al centro di una rete nascosta di balene che possiedono oltre 600.000 bitcoin. Ecco, proprio quest'uomo sta costruendo una macchina da 2 miliardi di dollari che potrebbe riscrivere le regole del gioco per i prossimi anni. E in tutto questo, che cosa c'entra Tether? E ancora, che cosa c'entra il governo degli Stati Uniti? Perché stanno proprio loro pianificando di sostenere questa macchina. In questo video quindi ti mostrerò esattamente come funziona la strategia di Lutnick, il piano da 2 miliardi di dollari che sta venendo proprio in questo momento senza che tu probabilmente sappia nulla, come questo piano si collega a ben 2 progetti governativi statunitensi, sì, ho detto programmi governativi, quindi sostenuti dal governo degli Stati Uniti, e infine come tutto questo potrebbe dare il via alla più aggressiva bull run di Bitcoin che ci sia mai stata. E credimi, perché la tana del coniglio, come si dice, è molto più profonda di quel che tu possa pensare. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche, tieni gli exchange lontani da portata di mano, perché probabilmente dopo questo video la tentazione di acquistare Bitcoin sarà forte. E a proposito di exchange, prima di partire, se vuoi acquistare Bitcoin, stai cercando una piattaforma dove farlo, beh, potresti utilizzare YODLER. YODLER è una piattaforma estremamente semplice da usare, ultra user friendly, quindi chiunque può facilmente acquistare cripto e in particolare Bitcoin qua su YODLER. Basta cliccare, una volta registrati, depositi i tuoi fondi e direttamente in un click puoi convertirli e acquistare i tuoi Bitcoin. Quindi una piattaforma estremamente semplice che ti dà anche interessi fino al 20% su Bitcoin, su stablecoin e su tantissime altre cripto. In questa piattaforma puoi fare praticamente di tutto, dallo scambio, appunto ottenere interessi, fare trading se vuoi e addirittura fare una sorta di cloud miner per andare a minare senza usare potere di calcolo dei Bitcoin. Io qua sotto ti lascio il link per registrarti, la registrazione è gratuita. Se in fase di registrazione utilizzerai il mio codice, questo qua DEM15, e depositerai almeno $100 di controvalore, avrai 15 token YODLER in omaggio. Il token YODLER è in fase di lancio, ancora non è scambiabile, si può solo ricevere tramite airdrop proprio come questo qui e sarà estremamente utile per fare tantissime cose all'interno della piattaforma, come per esempio, piccolo spoiler, l'utilizzo di carte che ci permettono di spendere le nostre cripto. Però non ti dico altro, utilizza pure questo codice DEM15 in fase di registrazione per avere i tuoi 15 YODLER in omaggio, ricordo a fronte di un deposito di almeno $100 di controvalore. Ora entriamo subito nel vivo del nostro video e qui ci servirà la nostra lavagnetta che tra poco andiamo a mettere, perché la cosa è piuttosto intricata e ci è voluto veramente molto tempo per andare ad assemblare tutte le informazioni che ti sto per dare. Dunque, abbiamo detto che al centro di tutto abbiamo questa figura, quest'uomo, questa persona, mettiamolo qui, Howard Lutnick. Ora lui è al centro di tutto. La maggior parte di persone non ha la più pallida idea di chi sia questo Howard Lutnick. Alcuni lo conoscono, la maggior parte però, appunto, soprattutto da questa parte del mondo, non lo conosce. Chi bazzica un po' i mercati di Wall Street sa che è il CEO di Cantor Fitzgerald, un'istituzione di Wall Street della vecchia scuola, della vecchia guardia. Cantor Fitzgerald è una società di servizi finanziari fondata nel 1945, specializzata in azioni istituzionali, vendita, trading, e serve il mercato medio con servizi di investment banking, prime brokerage, finanziamenti immobiliari e un sacco di altre cose. Insomma, un'istituzione vera e propria finanziaria. È un gruppo da $1 miliardo con oltre 12.000 dipendenti. Howard è il nostro CEO della Cantor Fitzgerald, ma quelli che non tutti sanno è che adesso, sotto l'amministrazione di Trump, è anche il segretario del commercio degli Stati Uniti. Ciò significa che non è solo un big player di Wall Street, ma è anche un insider nel governo degli Stati Uniti. Un insider che vuole riscrivere le regole del gioco. Ora però facciamo un po' di chiarezza facendo quello che bisogna fare in questi casi, cioè seguire i soldi. Abbiamo detto che la sua azienda, l'azienda di cui è CEO, è Cantor Fitzgerald. Quindi il nostro Howard è il CEO di Cantor Fitzgerald, una società di Wall Street vecchia scuola
persona immanicata nel settore finanziario e che ha annunciato in sordina, e probabilmente tu non sai nulla di tutto ciò, ma ha annunciato in sordina un prodotto su Bitcoin. E no, non parlo di un ETF, parlo di qualcosa di ancora più interessante. In un precedente video infatti ho parlato della strategia dei ricchi, la strategia buy, borrow, die, cioè una strategia che prevede l'accumulo di asset e anziché la vendita di questi asset utilizzarli come collaterale per ottenere che cosa? Ottenere denaro, quindi un prestito. Io posso utilizzare il mio asset come collaterale, prendere in prestito denaro anziché venderlo e quindi continuo a possederlo e di fatto godo di quello che è il suo apprezzamento nel tempo. Questa stessa strategia può essere fatta chiaramente su Bitcoin, ma ad oggi, come ho detto in quel video lì, lo si può fare solo tramite piattaforme terze che presentano enormi rischi. Ho anche detto durante quel video che però mi aspettavo che da lì a poco sarebbero stati lanciati prodotti strutturati, quindi possibilità magari di prendere in prestito proprio nella tua banca a fronte di una collateralizzazione di Bitcoin. E qui arriviamo proprio al prodotto di Howard, al prodotto di Cantor Fitzgerald. L'obiettivo infatti di questo nuovo progetto, di questo prodotto, è quello di fornire prestiti, finanziamenti, fornire liquidità a partire dalla collateralizzazione di Bitcoin. Quindi io potrò utilizzare a garanzia i miei Bitcoin per ottenere dei liquidi, ottenere denaro, dollari. E non è solo una cosa campata in aria, no, perché hanno già creato un fondo da ben 2 miliardi di dollari a cui attingere, a cui potranno attingere gli investitori su Bitcoin. Come dico sempre, Bitcoin si sta posizionando come un enorme asset, un asset di estremo valore, un asset che come gli asset tradizionali potrà essere utilizzato proprio a garanzia. Non devi vendere i tuoi Bitcoin, devi accumularli e utilizzarli appunto a garanzia, se devi monetizzare, prendendo in prestito il denaro che si svaluta, il denaro debole. Perché utilizzare Bitcoin quando posso utilizzare un denaro debole? Questo è esattamente quello che sta costruendo Cantor Fitzgerald come nuovo prodotto. Quindi un fondo da oltre 2 miliardi di dollari. E questa è la parte 1, quindi questo prodotto che è già estremamente interessante come cosa di per sé. Arriva per ora la parte 2 che è ancora più interessante. Abbiamo detto che Howard è il CEO di Cantor Fitzgerald, sì, ma è anche un insider nel governo USA. Quindi non è solo un uomo di Wall Street, ma è dentro il governo. Prima era solo un banchiere d'affari. Oggi è che è nel governo, può permettersi di scrivere le regole che rendano tutto questo possibile. E ora arriva una parte ancora più interessante. Già fin qui devo dire che le cose sono interessanti, ma ora arriva una parte ancora più interessante. Infatti sì, devi sapere che il nostro caro Howard, qui la nostra Cantor Fitzgerald, si occupa di investimenti, abbiamo detto. E indovina un po' su che cosa ha investito? Indovina qual è l'azienda, una delle aziende che ha in pancia in questo momento? È forse una delle aziende più controverse che ci siano in questo momento ed è sicuramente un'azienda di cui tu almeno una volta nella vita hai toccato un prodotto, soprattutto nel mondo cripto. Stiamo parlando di Tether. Infatti la nostra Cantor Fitzgerald possiede una quota di Tether. Tether è la stablecoin più antica e più grossa, più capitalizzata sul mercato cripto attualmente. Cantor Fitzgerald possiede ben il 5% di Tether. Tether oggi possiede però ben 83.000 Bitcoin nella sua pancia. Quindi Tether, la più grande azienda nel mondo cripto che offre un prodotto, quello che si chiama il USDT, quindi la stablecoin più conosciuta, più utilizzata al mondo, ha in pancia nel suo capitale ben 83.000 BTC. Cantor Fitzgerald possiede il 5% di questa roba qui. Cantor Fitzgerald vuole lanciare un prodotto strutturato che permetta di utilizzare i Bitcoin per prendere a prestito denaro, quindi come collateralizzazione, e già vedi che il puzzle inizia a prendere forma, ma adesso arrivano altre cose ancora più interessanti. Ho fatto veramente un sacco di ricerche per arrivare a questi dati qui. Sto monitorando da tempo la situazione perché sappiamo che Trump si sta circondando di persone chiave nel mondo cripto e non solo, quindi ho aspettato con pazienza che uscissero le informazioni, che le cose venissero a galla e ora eccoci qua. Vedi come pian piano i puntini vanno ad unirsi, no? Il puzzle prende forma. Ci ho messo un po' a ricollegare tutti questi pezzi, ci ho messo un sacco di tempo a fare ricerche su ricerche per effettivamente riuscire a capire dove ha investito, dove hanno investito che cosa. E ho fatto ricerche anche su tutti i personaggi di cui si sta circondando Trump, perché sappiamo che Trump non fa le cose a caso, sappiamo che si sta circondando di personaggi chiave nel mondo tradizionale, nel mondo tecnologico, ma soprattutto nel mondo cripto, come per esempio il nostro caro Howard. Bene, quindi raccolte le informazioni, dovevo attendere che cosa? Attendere che le cose venissero
venissero a galla, che questi personaggi uscissero alla scoperta, che mostrassero qualche intenzione. E ora, finalmente, i puntini possono andare a unirsi. Ma andiamo avanti. Abbiamo detto che Lannick, il nostro CEO di Cantor Fitzgerald, vuole lanciare un prodotto strutturato su Bitcoin, ha investito su Tether, possiede il 5% di Tether, azienda che ha in pancia ben 83.000 Bitcoin. Ma perché una vecchia azienda di Wall Street avrebbe investito nella più grande emittente di stablecoin al mondo? Perché probabilmente sa esattamente che cosa sta facendo, probabilmente ha visto qualcosa che la maggior parte di persone non vede là fuori. Ed è questo il motivo per cui oggi, anziché fare la classica analisi del lunedì, ho pensato di mostrarti questo. Sì, perché la maggior parte dei colleghi si concentrano sull'andamento del prezzo, ma non è lì la chiave. La chiave va trovata all'interno del mercato macro, cioè quello che succede dietro le quinte, quello che succede dietro i grafici. Quindi farò un pochino meno analisi sul canale, ma ti porterò questo tipo di notizia, anche perché obiettivamente non serve fare analisi di continuo, non serve guardare di continuo i grafici, guardare la candelina che sale e che scende. No, ciò che serve è saper leggere tra le righe, saper leggere quelli che sono i grandi movimenti in atto sotto la superficie. E questo canale vuole proprio portarti questo, vuole portarti praticità, vuole portarti cose importanti, vuole darti la formazione necessaria per leggere tra le righe, per essere quello che non si limita a guardare la candelina come fanno tutti, ma che riesce a disegnare progetti di lungo termine nel mondo degli investimenti, perché sa dove guardare e che cosa cercare. Ed ecco qui, questo è un progetto a lungo termine su Bitcoin. Già adesso puoi intravedere, puoi annusare quello che potrebbe succedere su Bitcoin, e già adesso probabilmente avrai capito perché ti dico che il titolo non era clickbait in realtà, e anzi è anche estremamente realista rispetto a quello che potrebbe succedere, perché ora ti mostro un altro dato ancora più interessante che ti farà sobbalzare letteralmente dalla sedia. Infatti c'è un altro grande investimento che ha fatto la nostra Cantor Fitzgerald, un investimento fatto in una azienda che sicuramente avrai sentito parlare nel mondo cripto, un'azienda che tutti probabilmente conoscono, un'azienda che fa delle performance interessantissime, ma che per la maggior parte di investitori, diciamo seriali, è un'azienda un po' da lasciare da parte perché è troppo rischiosa. Stiamo parlando di Strategy. Infatti il nostro caro Howard ha anche acquisito delle quote di Strategy. Che cos'è Strategy? Beh, è la vecchia MicroStrategy, l'azienda di Michael Saylor, l'azienda che ha fatto di Bitcoin il suo prodotto di punta, l'azienda che prende in prestito denaro per esporsi su Bitcoin, quindi vista dalla maggior parte di persone come un qualcosa di estremamente rischioso e folle, un'azienda con dei bilanci che sono abbastanza bruttini da vedere, ma come mai un colosso di Wall Street con anni di storia è andata a comprare l'azienda più controversa sul mercato cripto che produce stablecoin, Tether, e dall'altra parte l'azienda più controversa nel mondo azionario sovraesposta su Bitcoin. Cosa stanno vedendo che noi non vediamo? Qui non ti so dire esattamente a quanto ammonti la quantità di denaro investita, sono riuscito solo a trovare dei dati abbastanza sommari su quelli che sono gli acquisti che sono stati fatti, che attenzione non sono vecchi, ma parliamo dell'ultimo trimestre del 2024, quindi qualche mese fa, quando l'azienda era tra l'altro anche ai top, quindi super sopravvalutata, e hanno investito, da quello che ho visto, ho fatto una stima, più o meno $1 miliardo, quindi non so esattamente quale percentuale di portafoglio abbiano in questo momento di Strategy, però abbiamo circa $1 miliardo investiti su Strategy. Un 5% di Tether posseggono da un lato e dall'altro $1 miliardo circa su Strategy. Quindi abbiamo detto Lannick non sta solo parlando, ha già messo soldi in Tether, ha già messo soldi anche in Strategy, che anch'essa possiede un sacco di Bitcoin, e ora le cose diventano ancora una volta ancora più interessanti. Infatti abbiamo detto che Lannick, il CEO di Cantor Fitzgerald, che ha investito su tutte queste cose qui, che sta creando un prodotto su Bitcoin, lavora anche nel governo USA, in particolare a stretto contatto con il Dipartimento del Tesoro e con i consiglieri della Casa Bianca. Per far che cosa? Per creare non uno, ma ben 2 programmi, 2 prodotti su Bitcoin. Un fondo sovrano degli Stati Uniti che investirà attivamente in Bitcoin e la famosa riserva USA in Bitcoin. Quindi aggiungiamo alla nostra mappa da un lato la nostra riserva in Bitcoin e dall'altro
il fondo di investimento in Bitcoin. E qui c'è la parte governativa che va a incastrarsi poi in tutta questa trama, in tutto questo casino che sta venendo fuori. Ora, che consiglio pensi che darà il nostro Howard a questi reparti? Cioè, che supporto pensi che potrà portare a questi due progetti, se non quello di acquistare Bitcoin, ovviamente? E quindi, se il governo degli Stati Uniti iniziasse a comprare Bitcoin, è inutile che ti dica che cosa succederà, no? E cosa conterranno le riserve? Ovviamente, come dice il nome, si parla di riserva strategica in Bitcoin, conterrà i nostri Bitcoin. Ma qual è lo scopo di tutto questo? Cioè, qual è lo scopo di questo enorme disegno, di questa enorme trama? Creare, quella che dico io, una flying wheel. Chi opera un po' sul mercato cripto sa che cos'è una flying wheel. La flying wheel è sostanzialmente un circolo virtuoso che va ad alimentare nel tempo se stesso, come fosse una macchina perpetua però nel mondo finanziario. E ora ti mostro proprio come funziona. Abbiamo detto 1. Cantor Fitzgerald dà liquidità, quindi dollari, a partire dai Bitcoin che vengono messi a collaterale. Questo permette di aumentare, quindi fare una leva su Bitcoin per aumentare la liquidità senza però andare ad aumentare il tetto di Bitcoin, l'offerta di Bitcoin, che ricordo è fissa a 21 milioni. Quindi io ti do Bitcoin, tu mi dai liquidità, quindi viene erogato un prestito a partire dai Bitcoin che vengono dati in garanzia. E cosa succede a questa liquidità? Questa liquidità probabilmente entrerà nel mercato. Entrerà nel mercato e che cosa succederà? Succederà che magari si andranno ad acquistare, che ne so, nuovi Bitcoin, che magari verranno dati in garanzia per prendere altro denaro, quindi il prezzo nel momento in cui viene acquistato Bitcoin sale, quindi mi dà più capacità, più denaro, quindi prendibile in prestito e così via, andando a creare proprio quella spinta, no? Quella cosa che si autoalimenta, la flying wheel. Tu pensa che cosa può fare Tether, per esempio, visto che hanno 83.000 Bitcoin e quindi possono creare ancora più USDT magari, aumentare il loro peso nel mondo degli investimenti, cioè utilizzare quei Bitcoin finalmente per ottenere del denaro con cui finanziare, con cui crescere ulteriormente. E che cosa può fare per esempio Strategy? Conosciamo benissimo la sua strategia, di nuovo, ancora una volta. E questo era lo step 1. Passiamo ora però allo step 2, cioè il governo USA, perché abbiamo anche gli Stati Uniti che vanno a comprare i nostri cari Bitcoin da mettersi in riserva e tutto il resto. Se gli USA iniziano ad acquistare Bitcoin, iniziano ad investire attivamente in Bitcoin, questo non può fare altro che scatenare una FOMO istituzionale senza precedenti. Quindi tu pensi ai fondi di pensione, enti, nazioni intere che probabilmente si posizioneranno su Bitcoin seguendo gli Stati Uniti e magari avranno la possibilità di ottenere prestiti contro i Bitcoin che vanno ad acquisire. Quindi possono fare veramente una marea di cose basandosi su Bitcoin e quindi più investimenti e quindi più acquisti di Bitcoin e quindi ancora più prestiti e così il ciclo continua ad autoalimentarsi e i prezzi non possono fare altro che salire. E attenzione, non è un'ondata di hype dei retail, oh Bitcoin to the moon, Bitcoin to the moon, non è questo, ma è un piano ben strutturato, ben congegnato, che non ho idea da quanto tempo sia lì in progettazione, ma andando a unire tutti i puntini ti renderei conto che questo è un piano vero e proprio, un piano estremamente preciso, un piano di istituzionali, non un piano del retail a casa che compra 100 euro di Bitcoin convinto di andare to the moon. E tutto questo sta avvenendo sotto i nostri occhi senza che la maggior parte di persone ne sappia nulla, perché non è sponsorizzato, se ne parla veramente pochissimo, devi andare a cercare, conoscere dove andare a guardare per riuscire a vedere questo tipo di informazioni. Qui parliamo di una potenziale shock dell'offerta di Bitcoin, perché se queste figure iniziano a comprare è inevitabile che si vada di fronte a una fase appunto di shock sul mercato, di shock sull'offerta di Bitcoin. Cioè è facile che arriverai sugli exchange magari e vedrai che Bitcoin non può essere acquistato perché non ce n'è abbastanza. E questo tipo di scenario che stiamo ipotizzando, perché nessuno sa che cosa succederà, magari tutta sta roba qui si rivelerà un flop, chi lo sa, però intanto i pezzi, i tasselli si stanno unendo e quella sembra essere la direzione. Il piano di Lannick sembra essere molto più che fantasia, sembra essere estremamente concreto, perché tutti i tasselli si stanno già posizionando, alcuni sono già posizionati sulla scacchiera, altri si stanno posizionando proprio in questo momento. Quindi tutto quello che possiamo fare è ovviamente osservare, rimanere con gli occhi aperti e guardare con molta estrema attenzione a come si muove il denaro, come si muovono questi personaggi, in quale direzione, perché è lì che si gioca la partita
partita si gioca sul macro, la partita si gioca dietro i titoli di giornale, si gioca dietro il grafico, le candeline che salgono o scendono, dietro le bande di Bollinger e le medie mobili e Fibonacci e tutta sta roba qui. Le grosse partite sono quelle di lungo termine e sono quelle che avvengono lontano da occhi indiscreti, lontano dai nostri occhi. Bisogna cercare, bisogna scavare per poter portare alla luce quelle che sono le trame sottili dietro le quinte. E solo una volta che si prende coscienza e si conoscono queste trame, è solo in quel momento che si realizza veramente che cosa sia Bitcoin, ma che cosa succede veramente là fuori, quali sono i piani che ci sono veramente in atto. Alla luce di ciò, un 10 per su Bitcoin è estremamente fattibile ed è anche estremamente, secondo me, conservativo. Con questo non voglio mettere FOMO, con questo non voglio dire che domani Bitcoin sarà 1 milione, 2 milioni, 10 milioni e così via, ma voglio dirti che se persone come queste, se figure chiave come queste, player di lunga data, player estremamente forti, governi stessi si stanno posizionando e stanno costruendo, stanno strutturando su Bitcoin quello che potrebbe essere il futuro finanziario globale, beh, allora io qualche domanda me la farei. Bitcoin non è più la valuta degli scappati di casa. Bitcoin è qualcosa di dirompente, è qualcosa di estremamente interessante. Bolla o no che si riveli in futuro, ci troviamo davanti a una rivoluzione finanziaria come è stato negli anni 2000 internet, oggi che sta avvenendo in questo momento in uno scenario macroeconomico estremamente delicato. Beh, abbiamo per le mani qualcosa di incredibile. Fammi sapere la tua nei commenti. Se ti piacciono video come questo, scrivimelo qua sotto, entrerò ancora più nel dettaglio, andrò ad analizzare ancora più scenari per leggere, carpire quelle che sono le informazioni reali che là fuori non si trovano, che i miei colleghi non ti dicono e che solo con un'attenta analisi possono venire a galla. Ti ricordo anche che ti lascio qua sotto il link di Hodler se ancora non ce l'hai, se ancora non lo usi. Con il codice DEM15 puoi avere anche 15 Hodler in regalo a fronte di un deposito di almeno $100 di controvalore. Puoi acquistarti i tuoi Bitcoin su Hodler, puoi tenerli lì, portarteli fuori, fare quello che vuoi. Sappi che tenendoli su Hodler puoi ottenere degli interessi e quindi accumulare ancora più Bitcoin. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Iscriviti al canale, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, perché usciranno questa settimana tanti altri video estremamente interessanti. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.